Ben ritrovati sul canale MFJ Italia di YouTube. Io sono Luca, Italia Whisky 7, Eco Quebec. Questo video non sarà particolarmente lungo, vi farò vedere il funzionamento dell'MFJ 849, strumento di misura, quindi rosmetro e wattmetro, che funziona sia per le frequenze HF che le frequenze V e UHF. Ma prima di proseguire vi invito comunque a sottoscrivere il canale, a lasciare un like e a condividere appunto il video. Come vi stavo dicendo, qualche video fa ho fatto l'unboxing di questo accessorio. Ora lo scopo è quello di farvi vedere il funzionamento, cosa si propone di fare e come si integra all'interno della mia stazione. Quindi passiamo dall'altra parte e vi faccio vedere il funzionamento dell'MFJ 849. Eccomi davanti alla mia stazione, modesta stazione, Kenwood 790E, un tribanda da base, al quale ho voluto abbinare questo Digital SWR Wattmeter MFJ 849. L'installazione è molto semplice. Diciamo, cominciamo col dire che questo strumento è alimentato a 12 volts, ha un filo ovviamente che va all'alimentatore perché per le sue dimensioni non era possibile alimentarlo con una batteria. Qui c'è il deviatore HF-UHF perché ha la possibilità di lavorare anche sulle HF e il suo range di frequenza è dagli 1.6 MHz ai 525 MHz. Una nota che voglio, diciamo, un consiglio che vi voglio dare. Come ho installato? Questo ricetrasmettitore ha sul retro due uscite separate, una dedicata alle VHF ed una dedicata alle UHF. Quindi utilizza un duplexer. Come molti dei vostri ricetrasmettitori utilizza il duplexer. Però siccome l'ingresso dietro dedicato alla fetta di frequenza VEU è uno solo, io come ho fatto? Ho utilizzato un PL maschio doppio, che è quello che vedete qui in fotografia, in maniera tale che ho collegato il duplexer direttamente all'ingresso dello strumento. Comunque, ora passiamo al funzionamento, vediamo come si comporta. Accendiamo la radio e accendiamo lo strumento. Perfetto. Allora, vediamo innanzitutto quelli che sono i parametri. Questa è la potenza trasmessa, quella riflessa e qui abbiamo i riferimenti delle onde stazionarie. 3 watt e mezzo con delle onde stazionarie di 1.13. Stiamo in UHF. Proviamo ad alzare la potenza, vediamo qual è la lettura che ci dà. Vedete, sale la potenza di trasmissione, sale anche l'indicatore qui del mio ricetrasmettitore. C'è da dire che comunque i livelli di onde stazionarie sono molto accettabili. Dovrei arrivare intorno ai 40 watt. Ok, li abbiamo superati. Perfetto. Secondo questo strumento la potenza massima del mio ricetrasmettitore è 47.70 con delle onde stazionarie di 1.40. Ho lasciato la portante, ora si azzera il tutto. Passiamo in siamo passati in VHF. Riportiamo al minimo la potenza. 2 watt.91, quasi 3. 1.18 le onde stazionarie. Aumentiamo, vediamo. Ovviamente aumenta anche la potenza riflessa. Beh, diciamo che tutto sommato è accettabile anche qui. Abbiamo superato i 40 watt, quindi siamo a 44.7 watt con delle onde stazionarie di 1.52.
però potenza riflessa è 1,89. Li abbassiamo. Ok, perfetto signori, questo è il funzionamento dell'MFJ 849, un bellissimo strumento che comunque completa la vostra stazione. Ripeto, ha due ingressi, quindi io questo lo potrei utilizzare anche mettendo il deviatore su HF e lo potrei utilizzare con l'HF, quindi non c'è bisogno di avere due strumenti separati, uno per le HF e uno per le V, ne potete utilizzare tranquillamente uno solo, diciamo che fa la sua bella figura. Questo è quanto per il momento. Italia Whisky 7 Eco Quebec, Luca vi saluta, vi rinnovo l'invito a lasciare un like sul video e soprattutto a sottoscrivere e ad attivare la campanella, in questo modo riceverete ulteriori nuove notifiche sui prossimi video. Ciao ciao! MFJ, the world leaders in ham radio accessories at mfjenterprises.com.